Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Dalla Banca Europea per gli Investimenti arrivano 435 milioni di euro per migliorare la qualità e resilienza del servizio idrico. Acea e BEI hanno siglato a Roma la transazione della prima tranche da 235 milioni di euro del finanziamento destinato ad Acea Ato 2 per investimenti nel servizio idrico integrato nella città metropolitana di Roma. Acea, il principale operatore italiano del settore idrico, potrà così aumentare l'efficienza e la resilienza del servizio integrato contro eventi meteorologici estremi come la siccità, ridurre le perdite idriche e migliorare l'efficienza energetica della rete. Con questa operazione viene confermata la fiducia della Banca Europea per gli Investimenti nelle capacità di Acea di gestire progetti di grande portata e di fornire servizi di alta qualità ai cittadini. Il gruppo Acea ha partecipato all'annuale assemblea dell'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari dal titolo Disponibilità d'acqua e sicurezza dei territori, azioni strategiche per la vita, l'economia e l'ambiente, le proposte concrete dei consorzi di bonifica. Molti i temi al centro dei 2 giorni dedicati a migliorare le strategie comunitarie per l'ambiente, la sicurezza idrica dei territori e la lotta ai cambiamenti climatici, tra cui il focus, tenutosi il 5 luglio, sul piano invasi multifunzionali, che ha visto la partecipazione dell'AD di Acea, Fabrizio Palermo. Sentiamo il suo commento a margine della tavola rotonda. Io credo che su tanti altri temi, se si pensa all'energia elettrica o al gas, esiste un sistema nazionale e una rete nazionale. L'acqua, pur essendo una risorsa storicamente molto importante per lo sviluppo, non ha mai avuto una visione così integrata. È il momento di attuarla, noi come primo operatore in Italia lo faremo e crediamo che un'integrazione forte tra un approccio industriale come il nostro e quello anche dei consorzi sia fondamentale, perché la risorsa deve essere gestita in modo integrato il più possibile, capendo anche quali soluzioni attuare al meglio ai fini del Paese. Si avvicina per ASM Terni la conclusione della fase pilota del progetto Hyperride, l'iniziativa europea finanziata nell'ambito del bando Horizon 2020, per mostrare i benefici derivanti da una distribuzione dell'energia elettrica in corrente continua anziché alternata. Durante il periodo di test, il distretto di ASM Terni ha contribuito a fornire un ambiente reale nel quale testare le reti in corrente continua, mostrando la possibilità di un sistema ibrido AC/DC. In particolare è stata realizzata una sbarra in bassa tensione in corrente continua, alla quale sono state allacciate una serie di utenze. Abbiamo raccolto il commento dell'ingegnere Massimo Cresta, responsabile dell'unità innovazione. Siamo in ASM Terni con l'ingegner Massimo Cresta, responsabile dell'unità innovazione. Progetto Hyperride, ce ne può parlare? Hyperride è un progetto che parte dall'assunto che l'energia prodotta da fotovoltaico è in corrente continua e molti dispositivi elettrici funzionano così. Quindi non ha senso fare una doppia trasformazione continua e alternata e viceversa per far funzionare apparati che sono nati in corrente continua. Ad esempio i televisori sono realizzati per funzionare in corrente continua, anche se per accenderli dobbiamo attaccare la spina alla presa di casa che è notoriamente in corrente alternata. Siccome oggi abbiamo molta produzione di energia proveniente da impianti fotovoltaici, ci siamo attivati per alimentare utenze direttamente in corrente continua in una rete di distribuzione elettrica realmente esistente. Abbiamo utilizzato lo stesso criterio anche per le colonnine di ricarica degli autoveicoli e per le batterie dei sistemi di accumulo. Con Hyperride si riducono le perdite di energia anche associate alla doppia conversione, poi un maggior rispetto dell'ambiente perché viene meglio sfruttata l'energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, cosa che impatta molto i distributori di energia elettrica, si riducono gli sbilanciamenti sulla rete perché si favorisce la produzione ed il consumo di energia elettrica sul posto, il cosiddetto chilometro zero. In ASM Terni stiamo realizzando una rete ibrida con la doppia distribuzione di energia continua alternata, più resiliente, più gestibile e più rispettosa dell'ambiente. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.